La malattia di von Hippel-Lindau è una malattia genetica che predispone alla comparsa di alcuni tumori in vari organi. È una malattia piuttosto complessa da seguire, è una vera sfida per il medico. Si può manifestare già in età molto precoce con una patologia della retina, che è l'angioma retinica, che è una patologia che può evolvere anche verso il distacco di retina e quindi la cecità. Un'altra manifestazione precoce è il febbrocitoma. Anche bambini di 5 anni, 4 anni, 6 anni possono avere febbrocitoma legato al von Hippel-Lindau. E oltre a questo ci sono lesioni cerebrali. Il tumore si chiama un tumore benigno, che si chiama emangioblastoma, quindi la sua rimozione può qualche volta essere sufficiente, anche se la predisposizione genetica espone il soggetto alla possibilità di comparsa di altri tumori cerebrali. Ancora l'emangioblastoma può essere a livello del midollo spinale, spesso multiplo. Può essere presente un tumore neuroendocrino del pancreas, molto spesso non funzionante. Ci sono cisti del pancreas, qualche volta il pancreas è enorme, pieno di cisti, sono quadri radiologici molto inusuali, ma frequenti purtroppo nella malattia di von Hippel-Lindau. Ci può essere tumore del rene, questa volta è un tumore maligno, è un carcinoma cervicale, anche se non a particolare aggressività, almeno in molti degli stadi della malattia. Ci può essere feocomocitoma, spesso con pochi sintomi, quindi particolarmente pericoloso. Ci può essere tumore del sacco endolinfatico, che è un altro tumore della scatola cranica, fa parte dell'orecchio medio, un piccolo tumore che però può portare a sordità. E in più ci può essere qualche lesione del testicolo nel maschio, dell'epididimo in particolare, e del legamento largo nella donna. Come vedete quindi una mix di patologie neoplastiche, sia benigne che maligne, che possono comparire nel corso della vita di questi pazienti, perché il gene VHL è mutato e la proteina che presiede a importanti funzioni biologiche non funziona. E quindi questo espone allo sviluppo di tutta questa serie di tumori. Seguire un paziente con von Hippel-Lindau vuol dire identificare la priorità di quel momento, perché non è detto che quello che si vede di più sia la cosa principale, magari altre situazioni sono prioritarie da risolvere, e in sostanza vuol dire controllare pazienti almeno una volta all'anno con un esame completo basato sulla risonanza magnetica cerebrale, spinale e addominale, basato sulla visita oculistica, basato sull'esame delle metanefrine per ricercare eventualmente febbrocitoma. Queste le cose principali. Ovviamente per il paziente questa condizione è molto seria, molto difficile da affrontare e quindi è assolutamente necessaria un'alleanza medico-paziente per questo. È una cosa che da soli non si può fare. E c'è bisogno di trovare dall'altra parte un medico in grado di seguire e scegliere le lesioni cui assegnare una priorità di intervento. Dato che eradicare completamente queste lesioni non è possibile, l'obiettivo del medico è quindi quello di diminuire il rischio delle complicanze per dare ai pazienti la miglior qualità di vita possibile. E io ho iniziato a seguire questi pazienti diversi anni fa, per cui ho avuto la fortuna di conoscerne molti, qualche volta delle storie particolarmente difficili e drammatiche, qualche altra volta delle storie croniche, pazienti con cui siamo diventati amici alla fine e ci scambiamo gli auguri di Natale.